Nella storia dell'aviazione militare c'è un nome che spicca su tutti, un record che non è mai stato eguagliato. Parliamo di 2530 missioni di combattimento. A compierle fu il pilota più decorato della Germania dell'epoca, un uomo le cui imprese sembravano sfidare ogni limite. Da solo ha annientato l'equivalente di intere divisioni corazzate, ha messo fuori combattimento una nave da battaglia sovietica ed è stato abbattuto 30 volte, tornando a volare persino dopo aver perso una gamba. Per la leadership del regime era l'eroe perfetto. Per le forze sovietiche, un nemico così pericoloso da meritare una taglia sulla sua testa. Ma cosa succede a una figura eccezionale forgiata nel fuoco di un'ideologia, quando quell'ideologia viene spazzata via dalla storia? La vicenda di Hans Ulrich Rudel non è solo la storia di un soldato leggendario. È la storia di un uomo che non si arrese mai, soprattutto alle sue idee politiche. Una storia che ci obbliga a riflettere. Dove finisce il riconoscimento per il valore militare e dove inizia la condanna per le posizioni assunte? Questa è la storia di un aviatore tedesco e della sua controversa seconda vita. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. Hans Ulrich Rudel nacque nel 1916 a Konradswaldau, in Slesia. Suo padre era un pastore protestante e la sua infanzia, scandita da un'educazione rigida, non lasciava certo presagire un futuro di guerra. Era un ragazzo atletico, sì, ma a scuola andava male e sembrava destinato a un percorso che non sentiva affatto suo. Poi, un giorno, le sue sorelle tornarono a casa entusiaste dopo aver visto uno spettacolo aereo. Il loro racconto, la visione di quegli uomini che si lanciavano col paracadute, accese in lui un desiderio irrefrenabile. Doveva volare. L'occasione arrivò nel 1936, con la neonata aviazione tedesca dell'epoca. Nonostante i suoi voti non fossero granché, Rudel riuscì a entrare nella scuola di volo militare. Sognava di diventare un pilota da caccia, l'élite dell'aviazione, ma la realtà fu una delusione. Giudicato un pilota mediocre, fu spedito alla ricognizione aerea. E così, mentre il regime tedesco del periodo bellico invadeva la Polonia nel 1939, il suo compito era scattare fotografie dall'alto, lontano dall'azione. La frustrazione era enorme, ma la sua testardaggine lo era ancora di più. Chiese e richiese di essere trasferito all'unità di bombardamento impicchiata. Era ossessionato da un aereo che stava diventando un simbolo della guerra lampo, lo Junkers Ju-87, meglio noto come Stuka. Alla fine, a forza di insistere, la sua richiesta fu accolta. Rudel ancora non lo sapeva, ma quel velivolo goffo, con il suo carrello fisso e quella sirena terrificante chiamata la tromba di Gerico, sarebbe diventato un'estensione del suo corpo, lo strumento con cui avrebbe scritto il suo nome nella storia. L'addestramento fu brutale, doveva recuperare il terreno perso. Ma quando il regime lanciò l'Operazione Barbarossa nel giugno del 1941, Rudel era pronto. Il fronte orientale sarebbe diventato il suo unico campo di battaglia, il luogo dove il pilota mediocre si sarebbe trasformato in una leggenda militare. Il fronte orientale era un teatro di scontri feroci. Milioni di soldati e migliaia di carri armati si scontravano in uno scenario apocalittico. Qui, lo Stuka di Rudel divenne un bisturi di precisione letale. Volando a bassa quota, incurante del fuoco della contraerea che si faceva sempre più fitto, Rudel dimostrò un'abilità e un coraggio che lasciavano a bocca aperta persino i suoi comandanti. La sua fama esplose il 23 settembre del 1941, durante l'assedio di Leningrado. La flotta sovietica del Baltico, bloccata nel porto di Kronstadt, martellava le linee tedesche. L'obiettivo numero uno era la corazzata Marat. Rudel guidò il suo stormo di Stuka impicchiata attraverso un inferno di proiettili. Mentre le bombe degli altri aerei andavano a vuoto, la sua, da 1000 chilogrammi, colpì in pieno il deposito munizioni di prua della nave. Un'esplosione colossale squarciò lo scafo, spezzando la prua e facendo adagiare la nave sul fondale basso.
Anche se non affondò del tutto e fu poi usata come batteria galleggiante, la Marat era stata neutralizzata. L'impresa rese Rudel una figura di spicco e gli valse la Croce di Cavaliere. Nel 1943 l'aviazione tedesca introdusse una nuova versione dello Stuka, il Ju-87G, il Kanonenvogel, l'uccello cannone. Al posto delle bombe montava 2 cannoni anticarro da 37 mm sotto le ali. Era un aereo terribilmente difficile da pilotare, ma nelle mani di Rudel divenne un'efficace arma anticarro. Durante la battaglia di Kursk, lo scontro tra carri armati più grande della storia, Rudel e i suoi uomini si distinsero, arrivando a distruggere 12 T-34 in un solo giorno. I numeri sono quasi da non credere. Alla fine della guerra, il suo conteggio ufficiale era di 519 carri armati distrutti, più di 800 veicoli, 150 postazioni d'artiglieria, 4 treni blindati e 70 mezzi da sbarco. Era stato abbattuto 30 volte, spesso dietro le linee nemiche, ma era sempre riuscito a tornare, a volte salvando anche compagni abbattuti atterrando in territorio ostile. Queste imprese gli diedero un'aura di eccezionalità. Mentre la guerra prendeva una brutta piega per la Germania, la propaganda del regime aveva un disperato bisogno di eroi. E Hans Ulrich Rudel era perfetto. Un uomo abile, inflessibile e devoto alla causa fino al midollo. Il suo nome era su tutti i bollettini di guerra, un barlume di speranza in un oceano di sconfitte. Le onorificenze si accumulavano. Dopo la Croce di Cavaliere arrivarono le fronde di quercia, poi le spade e infine i diamanti. Ogni medaglia, un nuovo viaggio al quartier generale della leadership per riceverla di persona. Il 1° gennaio del 1945, con il regime tedesco del periodo bellico ormai al collasso, la leadership creò una decorazione solo per lui, la Croce di Cavaliere con fronde di quercia in oro, spade e diamanti. Fu l'unico a riceverla in tutta la guerra. Durante la cerimonia gli fu chiesto di smettere di volare. «Sei troppo prezioso per la Germania», gli dissero. Ma Rudel rifiutò. Il suo posto era al fronte. Poco più di un mese dopo, l'8 febbraio del 1945, la sua invulnerabilità apparente andò in frantumi. Durante una missione sul fiume Oder, il suo Stuka fu centrato dalla contraerea. Un proiettile gli distrusse la gamba destra. Il suo mitragliere riuscì a farlo atterrare in territorio tedesco, ma la ferita era gravissima. In un ospedale da campo, i medici non poterono fare altro che amputargli l'arto sotto il ginocchio. Per chiunque altro sarebbe stata la fine. Non per Rudel. Non appena fu in grado di stare in piedi su una protesi, iniziò a fare pressioni per tornare a volare. Ignorando gli ordini dei medici e dei superiori, si ripresentò alla sua squadriglia. Ad aprile del 1945, con una gamba finta e una volontà di ferro, era di nuovo ai comandi del suo Stuka, a combattere nei cieli di una Germania in agonia. Quest'ultimo atto di sfida cementò la sua leggenda. Non era più un pilota, era un simbolo. Negli ultimi, caotici giorni di guerra, Rudel, ormai colonnello, ricevette l'ordine di guidare ciò che restava della sua squadriglia in un'ultima, disperata difesa di Berlino. La sua risposta fu un secco no. Non per paura, ma perché la considerava un massacro inutile. La sua priorità, ora, era salvare i suoi uomini dalla cattura dei sovietici, che sapeva non avrebbero mostrato alcuna pietà. L'8 maggio del 1945, il giorno della resa, Rudel organizzò la sua ultima operazione. Radunò gli aerei rimasti e guidò la formazione verso ovest, atterrando nella base aerea di Kitzingen per arrendersi agli americani. Appena sceso dall'aereo, un soldato americano cercò di strappargli le medaglie dal collo come souvenir. Rudel, infastidito, lo respinse con un gesto secco. Passò i mesi successivi in vari campi di prigionia, dove la sua fama lo precedeva. Era trattato con un misto di rispetto e curiosità, quasi fosse un pezzo da museo. Negli interrogatori non mostrò mai il minimo rimpianto per le sue scelte. Per lui aveva solo fatto il suo dovere di soldato. Quando fu rilasciato nel 1946, si ritrovò in una Germania in macerie, un mondo che non riconosceva più. La guerra era finita, ma la sua battaglia personale era appena iniziata.
Se storie come questa, che esplorano le figure complesse e le zone d'ombra della storia, vi interessano, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Analizzare personaggi come Rudel ci costringe a guardare oltre il bianco e nero e ad affrontare domande scomode. Per Hans Ulrich Rudel, la fine della guerra non fu l'inizio di una vita tranquilla. Al contrario, il suo incrollabile sostegno all'ideologia lo trasformò da figura di guerra a controverso attivista politico. Rifiutando di accettare la sconfitta, trovò rifugio in Sud America. Nel 1948 si trasferì nell'Argentina di Juan Perón, un porto sicuro per molti ex funzionari del regime. Lì, Rudel divenne una figura centrale nelle reti di espatriati. Fu una figura di spicco della Kameradenwerk, un'organizzazione che, dietro una facciata di soccorso, aiutava figure tristemente note per crimini di guerra a fuggire dalla giustizia e a rifarsi una vita in America Latina. Si muoveva negli stessi circoli di questi personaggi e mise a frutto la sua fama. Lavorò come rappresentante per aziende di equipaggiamento militare e coltivò strette relazioni con regimi autoritari, come quello di Augusto Pinochet in Cile e di Alfredo Stroessner in Paraguay. Ma il suo attivismo non si fermò lì. Nel 1953 tornò in Germania Ovest per candidarsi con il Deutsche Reichspartei, DRP, un partito di estrema destra. Non fu eletto, ma la sua campagna fu un manifesto del suo pensiero. Nelle sue memorie, il pilota di ferro non solo celebrava le sue imprese, ma definiva traditori gli ufficiali che avevano cospirato contro la leadership del regime. Non espresse mai il minimo rimorso per aver servito il governo dell'epoca. Anzi, continuava a sostenere che la guerra contro l'Unione Sovietica fosse stata una giusta crociata per difendere l'Europa. Questa totale assenza di autocritica e il suo aperto sostegno a visioni politiche radicali lo isolarono da molti ex commilitoni che cercavano di integrarsi nella nuova Germania democratica. Ma a Rudel non interessava. Si vedeva come un esule politico, il custode di una fiamma che non si era mai spenta. Divenne un'icona per i circoli di estrema destra di tutto il mondo. Per decenni, Rudel rimase una figura marginale, venerata dai nostalgici ma ignorata dal grande pubblico. Tutto cambiò nell'ottobre del 1976, quando il suo nome esplose in uno dei più grandi scandali politici della Germania Ovest, il Rudel Affair. L'occasione fu un raduno di veterani dell'aviazione in una base della Bundeswehr, le nuove forze armate tedesche. Rudel, tornato dal Paraguay, fu invitato come ospite d'onore. La sua presenza, mentre firmava autografi ai giovani soldati, creò un imbarazzo colossale. Come poteva l'esercito di una democrazia accogliere una figura così controversa? La polemica divampò quando due generali dell'aviazione, Karl-Heinz Franke e Walter Krupinski, entrambi ex assi di guerra, difesero pubblicamente Rudel. In un'intervista arrivarono a paragonare il suo passato a quello di Herbert Wehner, un leader socialdemocratico che da giovane era stato comunista. Quella frase fece tremare i palazzi della politica. Il ministro della difesa, Georg Leber, fu costretto a mandare in pensione anticipata i due generali. La decisione, a sua volta, scatenò una crisi di governo e indebolì a tal punto Leber da contribuire alle sue successive dimissioni. L'intero scandalo mise a nudo il rapporto irrisolto della Germania con il suo passato. Dimostrò come, a 30 anni dalla fine della guerra, il confine tra onorare il coraggio di un soldato e condonare la sua ideologia fosse ancora una ferita aperta. Hans Ulrich Rudel morì nel 1982, fedele fino all'ultimo respiro alle sue convinzioni politiche e senza mai aver mostrato rimorso. La sua vita ci lascia un'eredità terribilmente ambigua, un paradosso che ci interroga ancora oggi. Da un lato, è impossibile negare l'abilità e la dedizione del pilota. Le sue 2530 missioni, i suoi record, la sua determinazione a combattere anche menomato sono fatti militari con pochi eguali nella storia. Dall'altro lato c'è l'uomo. L'attivista politico che ha usato la sua fama per sostenere un'ideologia criminale, che ha aiutato fuggitivi a scappare dalla giustizia e che non ha mai preso le distanze dall'orrore del regime che aveva servito.
Rudel non fu solo un soldato che eseguiva ordini, fu un convinto sostenitore dell'ideologia, prima, durante e soprattutto dopo la guerra. La sua storia ci sbatte in faccia una domanda fondamentale. Si può separare l'abilità di un soldato dall'ideologia per cui ha combattuto? È possibile riconoscere il coraggio di un uomo, ignorando le convinzioni che lo hanno guidato? La leggenda di Hans Ulrich Rudel ci costringe a confrontarci con la vera natura dell'eroismo e ci ricorda che le figure più straordinarie della storia sono, a volte, anche le più inquietanti. E voi, cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti. Come dovrebbe essere ricordata una figura come Rudel? È giusto distinguere tra l'uomo e il soldato? Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi per altre storie complesse dal nostro passato. Alla prossima!